Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Buonasera a tutti e bentornati sul nostro canale. Dopo qualche settimana di attesa torniamo con un video ghiotto, interessante, visto che da poco si è svolta la manifestazione dedicata al 55esimo anniversario di Cohiba a La Habana e quindi ne approfitterò per degustare il nuovissimo sigaro di Cohiba, ancora non presente sul mercato italiano ma che speriamo arriverà quanto prima, ovvero il 55esimo anniversario di Cohiba, la cui vitola è un Victoria. Questo sigaro arriva da quelli distribuiti a Cipro nell'evento di maggio, il vero e proprio primo evento di presentazione di questo sigaro al quale ho avuto il piacere di partecipare con molti amici. A maggio, metà maggio, si è svolto questo evento e poi a settembre a La Habana c'è stata una sorta di micro Festival dell'Habano in cui è stato nuovamente presentato, questa volta appunto dalla capitale dei sigari, il Cohiba 55esimo anniversario. Ma parliamo delle cose più semplici. Di che cosa si tratta? Si tratta di una delle 3 edizioni limitate per il 2021, il Cohiba appunto 55esimo anniversario. Come ho anticipato prima, la vitola si chiama Victoria e le misure sono 57x150, quindi misure molto generose per gli amanti dei sigari di nuova generazione. Io ho avuto modo di fumarlo in anteprima qualche mese fa e ora però mi dedicherò a questa degustazione nella tranquillità di casa, sostanzialmente senza dovermi godere la serata con gli amici, bevendo dell'acqua perché voglio proprio godermi il sigaro a pieno e quindi andiamo a descriverlo. Partiamo subito con la descrizione visiva. La capa è scura, molto oleosa e lucida e il sigaro presenta un riempimento direi perfetto. Io ricordo l'esemplare fumato a maggio che aveva una meccanica impeccabile. È un sigaro per la verità che abbiamo condiviso tra amici proprio per il valore intrinseco di questo prodotto. Non abbiamo voluto in quella serata distrarci fumandolo in modo poco attento. Il sigaro, come potete vedere, presenta 3 aniglie: l'aniglia di Cohiba, l'aniglia dell'edizione limitata 2021 e l'aniglia posta sul piede a protezione del piede che indica il 55esimo anniversario, ovviamente la prima che verrà rimossa. Prima di accendere questo splendido manufatto vorrei accennarvi brevemente alla storia di Cohiba. Cohiba viene registrata, diciamo fondata nel 1966.
Il 55esimo anniversario infatti è caduto nel 2021. Solo nel 1967 di fatto la fabbrica viene spostata a El Laghito, che era un ex quartiere residenziale costruito intorno agli anni 20 del secolo scorso e che viene appunto convertito in fabbrica. Ancora adesso è l'attuale fabbrica più prestigiosa, diciamo, dove vengono creati i Cohiba. La storia di Cohiba affonda le sue radici, diciamo, nella leggenda. Tutto nasce da questo fantomatico sigaro offerto da una delle guardie di Fidel Castro e che da lì in poi crea questa storia in cui viene creato questo brand inizialmente utilizzato per dei doni ai dignitari, agli ambasciatori che si presentavano a Cuba, per poi diventare un sigaro di un'edizione, di una linea commercializzata in tutto il mondo. Non sappiamo quanto ci sia di vero, sono state rilasciate molte interviste, è stato scritto molto, ma a noi quello che interessa sapere sono i dati reali. Cohiba è formata da 4 sottocategorie di prodotto, diciamo: la linea Maduro, la linea Beike, la linea Siglo 1492 e la linea Classica. Sono categorie caratterizzate da caratteristiche leggermente diverse. Partiamo ad esempio dal territorio de sabor. La forza di queste linee è diversa. Ad esempio la linea Classica e la linea Maduro, che è quella più scura appunto con le cape Maduro, è caratterizzata da una forza che va da medio a forte. La linea Beike invece, con il famoso medio tiempo, questa foglia leggendaria che viene messa appunto solo nei sigari Beike, è caratterizzata da un territorio de sabor forte. E infine la linea 1492, cioè quella composta dai sigari che vanno dal medio siglo passando per il siglo I fino ad arrivare al siglo VI, è caratterizzata da un territorio de sabor medio. Ma che cosa sappiamo di questo sigaro? Qual è la sua forza? Qual è il suo territorio de sabor? Ufficialmente, essendo un'edizione limitata, è tutto da scoprire, lo scoprirò fra poco. Quello che vi posso dire è che Habanos l'ha definita una fumata di forza da medio a forte, quindi come la linea Classica e la linea Maduro, per intenderci. Ora vediamo. Come detto appunto, la costruzione è impeccabile. Una volta rimossa l'aniglia a protezione del piede, direi che possiamo passare all'accensione. Nonostante si tratti di un sigaro estremamente ricco, o meglio prestigioso, oggi voglio fumarmelo comodamente a casa. Ecco perché questo abbigliamento è estremamente casual, ma proprio perché voglio concentrarmi sul sigaro più che su me stesso. Userò una ghigliottina di plastica col fondo, quanto di più semplice per operare un taglio. Il sigaro è caratterizzato da questo pigtail, questa codina, questo ricciolo in alto, come molti dei sigari più prestigiosi. Andiamo a tagliare. Il tiraggio è molto agevole nonostante io abbia tagliato una piccola parte del sigaro, questo perché le taglierine col fondo non sono proprio ideali per questi sigari con il pigtail, proprio perché il pigtail tiene una distanza leggermente superiore dal fondo, ma nonostante questo taglio estremamente minimal, il sigaro tira perfettamente. Da quanto mi è dato sapere, questo sigaro proviene dal primo batch sostanzialmente prodotto. Quello che poi verrà realmente commercializzato nelle scatole da 10 sarà frutto di batch successivi. I primi sigari che sono stati distribuiti sono quelli appunto che abbiamo potuto fumare grazie all'evento organizzato da Fenicia a maggio. Tornando alle note a crudo, quello che sento è, oltre al classico aroma di buon tabacco, è cacao, terra, legno ben stagionato. Vediamo se il sigaro saprà regalarci le stesse emozioni anche una volta acceso. La prima cosa che salta comunque al naso e al palato è che non ci sono assolutamente aspetti di gioventù, quindi non sento note ammoniacali né difetti. Ora vediamo se questa aspettativa verrà mantenuta anche dopo l'accensione.
Per l'accensione vorrei utilizzare queste cedrelle che ho acquistato tempo fa ad un prezzo eccessivo per quello che servono. Come vedete hanno una forma particolare, arrivano da questa confezione. Le utilizzerò per accendere il sigaro, anche se il suo diametro così generoso potrebbe richiedere più di una cedrella e quindi probabilmente dovrò rifinire il braciere con l'accendino stesso. Proviamo. L'accensione sembra praticamente completa, vediamo se richiederà una piccola correzione. Anche questo momento è un momento estremamente appagante, se ben condotto. Fa parte della ritualità del sigaro, che comprende tanti aspetti come la scelta non solo del sigaro da acquistare, ma anche del posto dove acquistarlo, come fumarlo, dove fumarlo, in che situazione. Ecco, l'accensione fa parte di questi tanti step che ci danno piacere e non abbiamo ancora iniziato a fumare il sigaro. Beh, il profumo sprigionato è già inebriante. Vediamo se saprà mantenere queste aspettative. Il primo puff lo farò al contrario, come sempre, per espellere le poche note magari carbonizzate e amare che si sono accumulate sul piede. Lascerò che il braciere si accenda del tutto. Una prima osservazione: se dovessi definire questo sigaro, la sua forza, dai primi 2 puff, facendo un errore ovviamente, ma stiamo giocando, siamo tra noi, definirei la forza di questo sigaro forte, non da medio a forte. Quindi non oso immaginare che cosa ci potrà riservare più tardi. Primissime impressioni: un fumo molto corposo, una nota speziata, non me l'aspettavo da Cohiba, cioè gli ultimi Cohiba che ho fumato non erano così poderosi. Sento una nota speziata, come dicevo, sento del caffè, delle note tostate. A questo punto ci vediamo dopo per le prossime impressioni. Vediamo come evolve questo sigaro, vi darò le mie impressioni. Bentornati, sono alla fine del primo terzo e questo sigaro è eccezionale. È veramente un'emozione, un'esperienza. Tutti sapete il valore che ha e che acquisirà questo sigaro, quindi non è un sigaro che mi capiterà di fumare così spesso, probabilmente ne fumerò un altro negli anni a venire. Si tratta veramente di un sigaro eccezionale, prestigioso nella sua manifattura,
perfetto nella costruzione, la gamma aromatica è interessante. Badate bene, io non sono mai stato un sostenitore delle edizioni limitate rilasciate da Cohiba, quindi il Talisman ad esempio, ma anche il suo predecessore. Eppure questo è un sigaro eccezionale. Alla domanda: vale i suoi soldi? Probabilmente no, se parliamo di valore di fumata, però è un sigaro decisamente fuori da ogni parametro di quanto si può fumare normalmente. Voi sapete che appunto in questo mese, a settembre, c'è stato questo evento che vi ho accennato poco fa, per il 55esimo anniversario di Cohiba, che si è tenuto a La Habana, e in quell'occasione è stata battuta all'asta un humidor molto prestigioso che ha raggiunto un record, abbattendo il record precedente al quale ho partecipato quando c'era il Festival dell'Habano nel 2020, ovvero un humidor venduto a 2.800.000. Il precedente record, se non sbaglio, era 2,5 milioni. Tra i vari sigari era contenuto anche una ristretta collezione di 55esimo anniversario. È un sigaro destinato a prendere valore, fa parte della nuova schiera di sigari diciamo prestigiosi rilasciati da Habanos. Quando arriverà qui in Italia? Non lo so, domanda precoce. C'è anche da dire che qui in Italia stiamo ancora aspettando delle release come ad esempio i Novedoso, che sono arrivati in piccolissime quantità, una scatola per ogni casa dell'Habano e una, pare, in un altro negozio di Milano. Sigari difficili quindi da trovare. Anche di quello vi abbiamo parlato in una recensione precedente, che vi metto qui, il link in descrizione. Non ha molto in comune con quel sigaro, questo. Tra l'altro lo sto volutamente lasciando fumare perché ha una combustione eccezionale, quindi non è un sigaro che si spegne. Il fumo, come ho detto, è molto corposo, la cenere è chiara e compatta. Per ora non è caduto, ma potrebbe capitare durante questo video. Le note al palato sono molto nette e anche nel retronasale. Questo sigaro dà il meglio nella sua fumata retronasale. Confermo che il registro aromatico, a mio avviso, è leggermente superiore dal medio a forte, ma parte già più tendente al forte. Per fortuna la progressione di forza non sta crescendo così tanto da renderlo scontroso e difficile da affrontare. È un sigaro decisamente fruibile da subito. La nota ammoniacale, come detto, non è presente. Io adesso non ho ben presente quale sia il cuneo di questa scatola, appunto perché sono quelli distribuiti a Cipro. Però è certo che sia un sigaro che ha già diversi mesi sulle spalle. Non meno di 7-8 mesi, credo, perché è così pronto che lo rende fumabilissimo da subito. Vediamo come si evolve e come procede. La cenere è caduta da poco, di là mentre scaricavo i primi video. Sigaro eccezionale. Devo fare delle conclusioni? Sicuramente le traggo subito. È un sigaro imponente. Un po' come il Robusto Supremo, un po' come il Talisman, fa parte di quella serie di sigari che Cohiba ha rilasciato, così come anche gli stessi Beike, con diametri così grandi. Mi sento di dire però una cosa. Spesso i fumatori esperti continuano a dire che il sigaro di diametro generoso è un sigaro per fumatori del nuovo mondo, i cosiddetti americani. Usiamo questa affermazione. Questo sigaro, nonostante l'aspetto imponente, la quantità di fumo enorme, anche la difficoltà nel tenerlo tra le labbra, perché non è proprio un sigaro rilassante come potrebbe essere un Lancero, però ha una gamma aromatica degna di nota, molto interessante. Se dovessi paragonarlo ai sigari di Cohiba, probabilmente questo sigaro lo posizionerei proprio tra
la linea classica e la linea Beiche. Cioè c'è stato un momento in cui quasi pensavo che anche questo sigaro contenesse del medio tempo. La forza per fortuna non è andata troppo crescendo, anzi si è attestata, diciamo che è rientrata nelle linee guida che ci dà Habanos, cioè da medio a forte, pur essendo partita con un registro leggermente superiore. Il tiraggio è impeccabile, la cenere l'abbiamo detto, è chiara, è compatta. Il formato non è di quelli che preferiamo, di sicuro per 1000 ragioni non è un sigaro per tutti i giorni, ma questo va da sé, già solo per il valore. In questo momento non è così facile reperirlo. Per chi ha potuto partecipare all'evento di Cipro, oppure quello che c'è stato in Grecia, in tutte le città in cui si è tenuta la diretta e l'evento di Fenicio, è stato dato il privilegio di poter prenotare un astuccio numerato esclusivo con 55esimo anniversario, questi Victoria di Coiba. Tra l'altro molti lo chiamano Victoria, in verità riferendosi alla sua Vitola de Galera, ma la Vitola de Salida è proprio 55esimo anniversario. Questo sigaro viene venduto nella confezione da 5 pezzi, allo stato attuale col nuovo aumento che c'è stato dal distributore Fenicio, 1.800 euro. 5 sigari 1.800 euro, fino a una settimana o 2 settimane fa era 1.500 euro. Questo prezzo è destinato a crescere. Non oso immaginare quanto costerà la scatola da 10 e non so neanche quando arriverà. Probabilmente sarà molto più appetibile l'altra edizione limitata, cioè il Partagas Legado, quindi vedremo che cosa succederà. Secondo me ci sarà modo di sentire di nuovo qualche cosa su questo sigaro a febbraio, quando ci sarà il Festival dell'Habano a La Habana. Vediamo cosa succederà. Intanto mi appresto a finire il secondo terzo, in verità sono già al terzo quasi, e il sigaro, per quanto non abbia una forza così dominante come immaginavo all'inizio, ha una aromaticità tutta particolare di frutta secca, ma ci sono anche delle interessanti note di cacao. Non proprio nello stile, nelle corde di Coiba, ma tutta la parte dell'eleganza e l'intensità di Coiba c'è, quindi la complessità aromatica rimane. Se potessi fumarlo ogni settimana, sicuramente sarebbe il mio sigaro preferito. Habanos dà come linea guida di tempo di fumata per questo manufatto circa 50 minuti. Io in verità ci sto mettendo di più, perché sono adesso a 50 minuti e ne ho ancora per almeno 20 minuti abbondanti. Sì, è vero, mi sono soffermato ad ascoltare il sigaro e a cercare di tirare fuori tutte le sue note aromatiche. Scriverò una recensione che verrà pubblicata su Gusto Tabacco, e quindi potrete leggere più nel dettaglio cosa penso di questo prodotto. Di certo è, e questo ve lo posso anticipare, che si tratta di un sigaro di qualità strepitosa, difficilmente eguagliabile, uno dei manufatti che Habanos ha creato più prestigiosi e più interessati di sempre. Un'altra valutazione potrebbe essere qual è la sua propensione all'invecchiamento. Se parliamo da un punto di vista del valore intrinseco che ha e che potrà avere in futuro, sicuramente questo è destinato a crescere, se non per il fatto del mercato collezionistico. Ma a livello aromatico e di forza c'è ancora largo spazio all'affinamento, quindi forse la condizione ideale di fumata questo sigaro ce l'avrà fra 6 mesi, un anno abbondanti. Vedremo come si evolverà. Probabilmente il secondo 55esimo anniversario lo fumerò fra un anno, così vedremo come si è trasformato in questo tempo.
Tornando alle note di degustazione, legno stagionato, frutta secca, l'abbiamo già detto, una leggera nota di cacao, c'era stato per un attimo una nota di caffè all'inizio del secondo terzo che è andata subito sparendo, quindi gli aromi si continuano a evolvere, cambiano, ma c'è una nota portante, una struttura portante che rimane e che è quella interessante di questo sigaro. Una ultima valutazione, questo sigaro, questo esemplare che sto fumando nella calma di casa mentre fuori piove, c'è una giornata uggiosa e freddina, la prima forse dopo un'estate infinita, dicevo, l'abbinamento che ho voluto fare è quello più banale ma forse più appropriato per questo tipo di fumate, ovvero un bicchiere d'acqua naturale, nient'altro, proprio perché volevo che tutto il mio naso e il mio palato fossero concentrati sul fumo. La persistenza è lunga, sia al naso che al palato. Le note che vi ho descritto sono ben presenti e facilmente individuabili. C'è anche una leggera nota di terra bagnata. Devo dire che c'è stato anche un momento in cui una leggerissima nota ammoniacale si è sentita, ma quella so già che sparirà, da qua a qualche mese sparirà del tutto, perché questa è figlia della giovinezza di questo prodotto. A fra poco per la valutazione finale. Bene, siamo arrivati alla fine, vorrei riassumere quanto detto in questo lungo video in cui ho degustato questo fantastico Cohiba. Partiamo dall'aspetto, la capa è scura, oleosa al tatto, ben tirata, il riempimento è perfettamente proporzionale, non ci sono avvallamenti, non ci sono nodi, ovviamente il tiraggio è perfetto, non ha richiesto correzioni. Ovviamente per un sigaro del genere ci si aspetta una combustione impeccabile. Il tiraggio appunto agevole, le note a crudo si sono anche ritrovate poi durante la fumata. La nota legnosa di legno maturo, le note tostate, la lieve nota di caffè che poi via via sparisce per essere sostituita da note di cacao, sono predominanti. Il gusto predominante è quello salato, c'è una leggerissima nota dolce, nessuna nota amara, nessuna nota acida, nessuna asprezza particolare, anche lì una piccola nota ammoniacale che si è presentata in una fase tra il primo e il secondo terzo che poi è andata sparendo. Che cosa dire quindi? Un sigaro eccezionale, difficilmente eguagliabile, destinato a crescere sia di valore che di qualità negli anni e dal quale ci si aspetta moltissimo. Ora mi soffermerò un po' di più magari nell'articolo che scriverò per Gusto Tabacco su queste note. Quello che però è bello osservare è quanto questo sigaro sarà forse per la prima volta per un sigaro contemporaneo un manufatto che desterà parecchi sensi di colpa al fumatore, cosa che normalmente succede per i sigari vintage che acquisiscono molto valore. Ho pensato più di una volta quale sarebbe stato il momento ideale per accenderlo, perché ovviamente non è un sigaro da tutti i giorni, come già detto, è un sigaro difficilissimo da reperire, che pochi hanno in questo momento preciso e che forse avranno anche in pochi in futuro. Fa parte delle 3 edizioni limitate annunciate per il 2021, da pochi giorni sono state anche annunciate, diciamo in modo non ufficiale, quelle per il 2022. Nel 2020 ho accennato al Partagas Legado, nel 2020 pare che quella sia l'unica edizione limitata e che arriverà, si spera, presto nel mercato. Sicuramente sarà più appetibile, più facile da trovare e meno costosa.
Partagas tra l'altro gode anche di un'ottima fama e quindi probabilmente andrà molto per la maggiore, diciamo. Questo Cohiba ha sicuramente tutto il titolo per finire nell'Olimpo dei sigari Havana, per 1000 ragioni. Rappresenta per molti motivi un primato, un record, un prodotto speciale. Cos'altro dire? È una fumata che farà entusiasmare gli appassionati di Havana e che darà parecchi spunti di invidia e di critiche dai detrattori di questi sigari, di quale non ci curiamo molto. Comunque, inutile dire che la votazione, se mai dovessi dare un voto a questo sigaro, è eccellente, per quanto sarà molto superiore fra qualche tempo. Non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi per aver seguito questo video, invitarvi a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, sottoscrivere il nostro canale e premere sulla campanella che vi segnala e vi notifica l'uscita di nuovi video del team La Exception. Presto sarò con Giulio, fra qualche giorno avremo uno splendido evento di beneficenza dove guideremo una bella degustazione di cui non vi dico niente, magari faremo qualche breve video, per quanto saremo presi nello spiegare come si taglia e come si accende un sigaro a una platea di amici meno esperti ma molto curiosi. E quindi buona serata a tutti e buone fumate.